Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, questa sera vado a fare un'altra canalizzazione del pensiero, vedo che vi piacciono molto, quindi adesso cercherò di farne uno al giorno possibilmente. Come potete vedere ho già preparato queste due varianti, la variante di questo fiorellino, eccolo qui, e la variante con la rosellina. Io vi ricordo, anche per coloro che entrano e vedono il video per la prima volta, che sono interattivi, quindi sono stesi generali con tantissime energie. Immaginate ci sono tante persone, tante situazioni, quindi potete capire che non può risuonare tutto con tutti quanti, tutti voi che guardate, perché naturalmente siete moltissimi. Quindi non forzate la situazione se vedete che non risuona con voi, che non c'entra assolutamente nulla, provate magari a cambiare variante oppure eventualmente cercate di capire se c'è un messaggio che deve in qualche modo arrivarvi, perché vedo che ci sono delle persone che hanno la fortuna di sentirsi risuonare tutta la stesa, altri invece magari deve arrivare solo un piccolo messaggio, qualcosa che magari per risvegliare anche una riflessione, ok? Allora, vi invito a scegliere in modo istintivo, pensate alla persona e poi scegliete la variante. Allora, io parto con la variante del fiorellino, qui. Vi ricordo che se non vi è bastato il tempo potete stoppare e quindi fermare e scegliere con tutta calma. Al momento vorrei un cambiamento. Mi sento cambiare. È come se fossi dentro ad un vortice che gira, gira, gira e io giro con lui. Spero che arrivi qualcosa di nuovo. Spero di essere io nel profondo, che sto cambiando. Ho bisogno di ripartire, di ricominciare da zero, di trovare la mia sorgente, il mio punto di riferimento. Qualcosa che mi stimoli, che mi dia la voglia di rinascere, di ripartire, il calore del sole, che mi coccoli, che mi dia l'energia per affrontare un nuovo progetto, una nuova vita, un nuovo rapporto. Questo è quello che desidero, nel più profondo. Però al momento sono lì, che faccio finta di essere qualcuno che non sono. Mi vesto con una maschera diversa per ogni situazione. Per ogni persona che incontro ho una facciata diversa. E cerco di comportarmi così perché devo ancora identificare chi sono io. O forse ho paura che gli altri mi vedano perché credo di essere un mostro, di essere una brutta persona o di non andar bene per quel contesto. Questa è la mia sensazione, naturalmente. Questo è come sento di comportarmi. Sono anche una persona estremamente triste e anche furba. Ma di fronte a questo sorriso angelico, questa tenerezza, questa dolcezza, forse dovrei ripartire e ricominciare da zero, dare un taglio a questo modo di fare che ho e ricominciare. Cerco di partecipare, di rendermi disponibile, di fare una vita sociale intensa, di condividere la mia vita con le persone, anche se in fondo che vita condivido, che è tutta una scena, tutta una pagliacciata. Io cerco di far parte della mia vita, di viverla, ma non so bene come la sto vivendo, con che facciata la sto vivendo, quali sono le mie caratteristiche che stanno emergendo in questa vita, la falsità, le bugie, il non essere me stesso. Quello che sento ora è che ho bisogno di andare nel profondo della mia anima, di me stesso. Ho bisogno di toccare il fondo, di capirmi, di fare questo percorso. È come se mi sentissi un po' nell'oblio. Sto vagando nel niente, non ho punto di riferimento, non ho... L'unica cosa che so è quello che sto facendo, come mi sto comportando. L'unica cosa che so è che gli altri non mi vedono per quello che sono. E forse non posso neanche farmi vedere come sono realmente. Ma io questa cosa ho bisogno di superarla. Ho bisogno di ritrovarmi perché a forza di mettere maschere, a forza di costruirmi un personaggio, non mi riconosco più, non so più chi sono. E quando avrò toccato il fondo, allora potrò rifiorire.
potrò ritornare ad essere quello che so di essere, perché io non sono una brutta persona, non sono una persona cattiva in fondo. Sono una persona gioiosa, simpatica, serena, solare. Ho bisogno di fiorire, di trovare la mia creatività, di riempire le mie giornate con qualcosa di diverso, dei colori più accesi, anche meno monotonia. Sono però tutti sogni, perché al momento sono bloccato qui, fermo. Guardo fuori tutte le opportunità che ho, tutti i desideri che avrei, che mi piacerebbe iniziare, i progetti, cose bellissime, colorate, creative, fantasiose. E invece sono qui, sbarrato dietro un cancello, chiuso a chiave da un lucchetto. E al momento me ne sto lì, bloccato, e guardo gli altri, guardo la vita che fanno le persone che sono libere, che sono fuori da quel cancello. E me ne sto qui e penso anche come fare, a come poter superare questo cancello. Ma al momento non ho mezzi, non ho capacità di andare oltre. Variante 1, io vi ringrazio per aver scelto il video, vi invito a mettere mi piace ed iscrivervi al canale e vi aspetto con i prossimi interattivi. Passo adesso alla variante 2, la variante della rosellina. Metto qui. Mi si è aperta una finestra e sto per partire. Sto per spiccare il volo, raggiungere tutte le altre persone, tutte quelle persone che si sono realizzate nella vita. E tutta la mia vita oscura, nera, piena di problemi, di difficoltà, non solo pratiche, ma anche interiori, finalmente mi stanno lasciando, perché sto raggiungendo una situazione più serena, più tranquilla. Non so bene dove sto andando, perché il mio cielo è coperto di nubi. Quello che so è che sono in buona compagnia, perché ho molte persone che mi vogliono bene, molte persone che vivono quello che ho vissuto io e sono in grado di darmi una mano per poter arrivare a quel punto. Non ho ben chiaro, ma so che sono insieme con qualcuno e prima o dopo da qualche parte arrivo. Me ne sto in silenzio a riflettere. Ancora è tutto turpido, ancora non vedo dove sto andando. So solo che è scuro, è buio e ci sono molti sogni di fronte a me, molte opportunità, molte luci accese. E quello che sto facendo attualmente è riflettere su che strada prendere, su che direzione. E lo faccio di notte, quando tutti dormono, perché in quel momento la mia mente è capace di riflettere senza anche razionalità. Il mio istinto mi guida, mi porta dove voglio andare veramente. Ho bisogno di divertirmi, di giocare, di prendere le cose in modo più sereno, più tranquillo, senza sforzarmi, giocando, perché in fondo la vita è breve. E quindi io ho deciso di prendere questo percorso con leggerezza, con serenità, senza farmi male, senza inculcarmi delle regole, giocando. Quello che mi blocca al momento e che mi porta delle difficoltà ad andare avanti, a prendere delle decisioni importanti, ed è anche il motivo per il quale rifletto così tanto, è perché potrei avere due scelte da prendere, molto difficili, estremamente difficili. E la cosa che mi blocca di più sono le esperienze che ho avuto nella vita, che naturalmente sono diverse l'una dalle altre, ma che mi creano dei problemi, perché io continuo a paragonare le situazioni, quello che sto vivendo ora, quello che è stato, con una persona, con un'altra. È come se non mi rendessi conto che ogni situazione è diversa dalle altre, che quando riparti in un nuovo progetto, in una nuova vita, non puoi fare i conti con quello che è già successo, con quello che è stato in passato, perché la situazione è diversa, la persona che hai di fronte è un'altra persona, ma io questo ho difficoltà a superarlo, faccio fatica. Quindi creo
per gioco e poi distruggo, creo e distruggo. Nel momento in cui mi rendo conto che sto paragonando, mi spavento e faccio 3 passi avanti e 2 indietro. Forse ho bisogno di una guida, di una persona che mi sappia aiutare a superare questo problema. Forse dovrei trovarmi un terapeuta, uno psicologo, o forse dovrei cominciare a essere più saggio. Dovrei cominciare a guardarmi dentro in modo diverso, più costruttivo e meno irresponsabile. E con pazienza supererò questi problemi, questi ostacoli. E questo percorso, nonostante la lunghezza, nonostante l'attesa, sicuramente sarà fruttuoso e mi porterà un benessere. Variante 2, io vi ringrazio per aver seguito l'interattivo. Vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e naturalmente ditemi se le stese risuonano con voi. Vi ricordo inoltre che sono attivi gli abbonamenti e quindi potete andare a vedere il video con tutti i dettagli, i prezzi e anche tutte le proposte che riguardano gli abbonamenti. Lo trovate sia sulla community che all'interno del canale, scrivendo abbonamenti canale. Io vi do un abbraccio e vi invito nei prossimi interattivi.